che avevo un caccia... Buongiorno, è lunedì! Ragazzi, conti velocissimi della scorsa settimana, che è stata la settimana del tamarramento. Ci mettiamo anche due conti in più, che li vedrete 5 minuti dopo, che sono gli ultimi adesivi arrivati e che li conteggiamo già nelle spese. Allora, come avete visto abbiamo fatto lunedì il nostro boiler, lo chiamiamo boiler. Lo chiamiamo boiler. Il boiler ha preso un costo totale di circa 20 euro, tra le varie minuterie, vernice e tutto quello che ne veniva dietro. Dopodiché abbiamo verniciato la macchina. Per verniciare la macchina ci è servito il diluente, il kit, il colore, tutti i rullini e la vaschettina. Tutto viene fornito direttamente nel kit dell'azienda, quindi chiamiamola Protectacoat, così ce lo ricordiamo. Protectacoat, ok. Il kit costa circa 70 euro ed è comprensivo di tutto quello che ci serve per lavorare. Dopodiché, ragazzi, abbiamo stamarrato la mascherina è costata indicativamente 10 euro, sono 7,99 € della grigliettina, ci aggiungo 2 o 3 prodotti che ho usato io, quindi facciamo mascherina totale 10 euro, non ci sto più a scrivere, se siete d'accordo ricomincio da qua sopra, perché è tutto, già faccio schifo a scrivere così, proprio è un delirio. Infine, ragazzi, abbiamo stamarrato pesantemente la macchina con gli adesivi. Gli adesivi, come avete visto, ce ne sono alcuni che ci ha fatto un'azienda in particolare e fra 2 minuti ne parliamo, e altri invece che abbiamo comprato già prespaziati, il 4x4 off-road, le dimensioni erano quelle e ci andavano bene. Il totale di tutti gli adesivi messi sulla macchina, che sono parecchi perché abbiamo i due laterali di 90x47, che è il 4x4 off-road, più quello in coda dove ci sono le montagne e la rosa dei venti, tutti i vari adesivini in qua e là con nomi, loghi e roba del genere, e quelli nuovi che fra un po' li vedete. Totale adesivi, scriviamo adesivi, un totalone di 100 euro. In realtà, ragazzi, io questo costo diciamo lo conteggio, ma è molto personale, cioè uno avrebbe potuto non metterli affatto, metterne addirittura di più o fare altre cose, però è giusto che il progetto vada avanti con tutto quello che abbiamo speso, quindi lì lo mettiamo in conto. Ci porta al totale, quindi abbiamo 100 euro di adesivi, 10 di mascherina, 70 del Protectacoat e 20 del boiler, per un totale di conto pari 200 euro, perché sennò impazzisco. Porta l'ammontare a 8.000, guardate un po', 876 euro, tanta roba. Ragazzi, ci avviciniamo di fatto alla fine del progetto, perché ormai tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Manca l'ultimo step che faremo domani in officina da Beppe, che è il montaggio delle piastre di protezione sia del motore che del riduttore differenziale, del cambio riduttore, diciamo, nella parte centrale. Dopodiché, ragazzi, Paguro è finito ed è pronta alle avventure. Che cosa manca? Che faremo parecchio questa settimana, quello che serve all'interno per andare via, e io sono un po' psicopatico, quindi quando vado via con un mezzo devo essere sicuro che anche se viene l'inverno post nucleare io devo essere a posto, se no non sto bene. Bene, al lavoro, che andiamo a vedere l'ultima tamarrata. E voilà, Paguro sempre più tamarro, e guardate un po', è arrivato finalmente l'adesivone del logo che ci ha disegnato Monica Bonvicini. Fantastico, ragazzi, la mitica Monica. In più sono arrivate le scritte da vetro Paguro, e la stessa cosa è arrivata nel parte posteriore, quindi nel vetro posteriore la scritta Paguro. Quindi noi abbiamo messo i 2 adesivi delle scritte bianche con scritto Paguro e questo logo di appena 80 cm che prende tutto il cofano. Meraviglioso. Adesso capite perché anche la mascherina, guarda come si sposa bene, cioè è tamarra che è un brutto lavoro. Ragazzi, parliamo degli adesivi. Gli adesivi vengono da Decalfont, ve lo metto sotto in descrizione. Questa azienda che realizza ed adesivi prespaziati in PVC esattamente come volete voi, su vostre specifiche. Vi do i conti spiccioli. Tenete conto che
per realizzare tutto il paguro, le 2 scritte paguro bianco con i font come volevamo noi, le dimensioni come volevamo voi, tutti già pretagliati, spediti a casa, vengono a costare meno di 60 euro, una roba veramente spettacolare. Quindi vuol dire che se dovete personalizzare il mezzo, il camper, adesivi particolari, ragazzi, Decalfont, trovate sotto il link, veramente buoni prodotti, ottimo prodotto, perché a Castendolo, io che sono un animale da cortile, non è stato per niente difficile. Ragazzi, un bel lunedì, adesso torniamo in laboratorio che dobbiamo ragionare un pochino su tutto quello che va dentro Paguro, perché a livello di tamarragine, beh, secondo me dovremmo essere abbastanza a posto, manca solo quella tenda là che è una delle cose che dobbiamo fare sta settimana. Come vi dicevo ragazzi, è giunto il momento di cominciare a chiudere, quindi siamo sui miei fantastici cavalletti, quindi per piacere. Allora, la cosa importante è cominciare a chiudere letteralmente, perché sono le ultime settimane di lavoro e quindi dobbiamo imbarcare dentro Paguro tutto quello che ci serve e che deve rimanere sempre in macchina. In questo caso parliamo di quello che è la mia fantastica cassettina degli attrezzi riutilizzata, era un vecchio portamunizioni militare che può stare all'aria, sta benissimo là e si trova ovunque, molto robusto e non abbiamo problemi. Noi dobbiamo riuscire a infilarci tutti gli attrezzi che siamo sicuri di saper utilizzare e soprattutto tutte le chiavi aperto, chiuso, bussole di cui noi abbiamo bisogno per le riparazioni, diciamo, volanti. Non possiamo metterci a cambiare la frizione in mezzo al pantano, d'accordo? Però magari cambiare il perno di un ammortizzatore perché si è spaccato, sì, quindi magari la 17, la 19, la 21, le 13 e via discorrendo. Che cosa faccio io almeno? Vado semplicemente a tocciare, come diciamo a Bologna, a tocciare, ad attinguere dalle mie riserve. Quindi quante volte vi è capitato di avere kit spaiati, chiavi in giro che sono doppie, triple e via discorrendo? Io parte di queste le dedico, diciamo, all'allestimento e il riempimento, in questo caso di Paguro. Ora dobbiamo dividere quello che ci serve come attrezzatura per quanto riguarda le riparazioni meccaniche e poi quello che ci servirà invece diciamo quando ci fermiamo per fare campo, le varie attrezzature tipo delle simpatiche accette o cose del genere, ma andremo con calma e per gradi e se servirà le andremo a restaurare. Allora, prima di tutto cominciamo a ragionare. Apriamo la nostra cassettina e come mi immaginavo dentro c'è ancora di tutto, tra cui una candeletta del riscaldatore cinese che non ci serve, un po' di cavo ce lo teniamo dietro, un qualcosa che assomiglia a uno svitulo olio multiuso ci può servire, forbici elettriche, queste sono importanti, stoppiatori e tubi, questi se non avete un'idea, fermi tutti, c'è anche un comincia già a cadere la roba, vedo che anche oggi la vedo bene. Comunque tutte queste cose erano parte, diciamo, era una delle cassette dell'Arcadia, ora noi ne andremo a riempire. Quindi l'importante ci sono, io li ho presi nuovi, quindi guantini da lavoro, in questo caso abbastanza leggeri, però almeno da potervi, come dire, almeno le mani un attimino. Seconda cosa ragazzi, uno straccio, stiamo lì, uno straccettino, questa cosa ci fa due cose. Vabbè, insomma, si dice così. Uno, ci serve da pulirci le mani, da tenere fermo qualcosa che non riusciamo con le mani libere e soprattutto ci serve anche per stivare i nostri attrezzature in modo che non sgarabattolino da tutte le parti. E comincio a mettergli subito una, vedete, chiave a cricchetto, testa snodo e prolunga. Queste bene o male sono le cose che ci servono. Le chiavi da un 10 a un 22 più o meno, che sono tutte libere, qualche chiave a tubo, qualche chiave aperta, le chiavi grosse, quindi 19-22 perché queste servono per andare a tirare, come vi dicevo prima, gli ammortizzatori, delle pinze, in questo caso una delle 2000 che avevo, un cacciavite. Quanto cazzo ti odio! Sappi che sei riso, la maledizione di Alex Drastico ti colpirà. Comunque, torniamo alla cassettina che ho recuperato. Un po' di fascette che sono sempre comode per fare tutte, abbiamo detto un po' di cavo elettrico. Io uso in questo caso il VD40 perché ce ne sono veramente, guardate, piccolissimo e stracomodo. Ci mettiamo dentro anche, chissà dove la devo aver preso, olio multiuso. Non lo voglio sapere. Se vi ricordate quando abbiamo fatto le taniche del portapacchi avevo tagliato le fettuccine in più, questo però è cordino che è molto utile, quindi anche le fettuccine noi le andiamo a inserire all'interno dei nostri attrezzi. Come abbiamo visto, le forbici elettriche, un po' di nastro isolante rosso, uno nero,
non perché serva, però le avevo da finire, quindi io quando ho i rimasugli li metto su. Questo invece, ragazzi, è una cosa molto importante, è un kit antiforatura, si compra praticamente ovunque, sono quelle con le stecche di mastice e quello da inserire con diciamo la colla, non so bene come chiamarla. Questa è una cosa molto comoda perché comunque non tutti usiamo, quando si va in fuoristrada, la gomma con la camera d'aria, siamo quasi tutti tubeless per praticità, e comunque avere un kit che in mezzo al niente almeno tappo e riesco a rigonfiare la gomma non è per niente male. Siamo quasi alla fine di quello che ci serve all'interno del nostro kit. Alla fine ci infiliamo, come vedete, questa che sono i tubettini delle taniche. Finché utilizziamo questo tipo di taniche è una cosa importante da avere, perché chiaramente altrimenti non le travasiamo. Fatto questo, noi abbiamo la nostra cassetta degli attrezzi che è di fatto pronta e chiusa e anche pesantina. Ci rimane, come vedete ragazzi, il kit di pronto soccorso, uno perché in molti paesi europei è già obbligatorio e secondo me dovrebbe esserlo anche in Italia, e questa è una cosa fondamentale da avere sempre in macchina. Ora ci sono questi fusibili, d'accordo, che di solito io li tengo in un cassettino in macchina, non vanno bene per il mio Kia Sorento perché io ho la dimensione un pochino più piccola, ma è tanto per farvi vedere. Questa invece secondo me è una genialata. È una lampada da lavoro con diciamo luci a LED, e la cosa buona è che ha l'attacco a presa accendisigari con, ragazzi, 5 metri di cavo. Con questa, nel bene o nel male, riesce a illuminare qualunque parte dell'auto, e anche bene, consuma veramente poco e si vede bene. Questo, ragazzi, è tutto quello che serviva all'interno della mia cassettina. Ora invece andiamo a ragionare sugli utensili, quelli brutti, che ci servono quando ci fermiamo o quando facciamo il campo, se reggono i miei cavalletti. Adesso ne parliamo meglio, sgombero, rimetto già su la cassetta degli attrezzi e ritorno. Aspetta via. Queste invece, ragazzi, sono le attrezzature che secondo me sono veramente utili e pratiche da tenersi dietro per quanto riguarda fare campo, uscire da determinate situazioni o altro. Una vecchia e fantastica pentola in inox, andremo a vedere nei prossimi giorni a cosa serve e cosa gli faremo. Un'accetta, io questa la prendo da Leroy Merlin, costo mi pare 8 euro, manico in fibra di vetro, bella robusta, ha due vantaggi: da una parte spacchi la legna, da quell'altra parte lo usi da martello, ad esempio se devi, diciamo, piantare dei picchetti o altro. Questo, ragazzi, è un vecchio attrezzo da lavoro, dalle mie parti è molto comune, non so dalle vostre, è di fatto un falcetto, una roncola come la chiamiamo noi. Il vantaggio è che oltre ad avere la roncola, da questa parte ha anche un'altra, diciamo, lama che serve da accetta, quindi in questo caso serve, nel mio caso, da rompere quelli piccolini senza scomodare, e di là per sfrondare o comunque intagliare o aprire il legno. Queste, diciamo, due cose, nel bene o nel male, mi aiutano a fare quasi tutto quello che mi può servire quando sono letteralmente in mezzo al niente, barra in mezzo al bosco. Tutta cosa manuale e cose da bassa spesa, diciamo, tanta resa, ma basso costo. Andremo a vederlo nei prossimi giorni. Ora, ragazzi, devo finire un attimino di sistemare tutto quello che avete visto. Ci vediamo direttamente domani mattina in officina da Beppe, che finiamo per quanto possibile tutto quello che era l'allestimento di Paguro, montando le piastre. Dopodiché ci concentriamo per tutta la settimana a sistemare la tenda. Insomma, voglio fare Paguro bello, in modo che sia pronto per essere utilizzato, anche perché proprio sabato, questo sabato, andremo a provarlo con Raffo Racing, che è un altro, diciamo, chiamiamolo collega, che parla di 4x4, ha un bellissimo Defender TD5, ve lo farò vedere, e vado su da lui in Trentino, di fatto, a provare la macchina. Per me finisce malissimo. Va bene, a domani. Buongiorno, è martedì. Con Paguro per Aria siamo di nuovo in officina da Beppe per fare l'ultimo intervento che ci serve, che sono la copertura delle piastre paramotore e del differenziale riduttore, cambio riduttore. Ora, finché ci siamo, controlliamo anche gli oli del cambio. Vi faccio vedere sotto Paguro, fra l'altro è messo veramente bene. Praticamente dobbiamo andare a mettere la prima piastra, che da qua davanti andrà a coprire più o meno questa altezza qua, per intenderci, quindi andrà a coprire tutta questa parte con il primo differenziale anteriore, e la seconda piastra che andrà a coprirmi, vedete, tutta la parte del cambio riduttore qui sopra. Finché ci siamo, controlliamo gli oli del cambio, del differenziale, aspetta che esco di qua, del cambio, delle bocce dei differenziali, così andiamo a vedere come sono messi, perché comunque sono 230.000 km e non abbiamo un'idea se siano mai stati cambiati, controllati. Almeno facciamo uno zero, cioè sappiamo che da qui in avanti come sono messi gli oli e se dobbiamo cambiarli, e almeno abbiamo un'idea. Al lavoro!
bella lavoratina, oh, avete visto che blindatura paruro sotto, è una roba veramente spettacolare, ve l'ho fatta vedere prima, ma guarda qua che bella piastrona, bella in acciaio per praticamente tutta la lunghezza della macchina. Almeno adesso siamo sicuri che nel caso di rocce o altro il sotto della macchina è praticamente tutto protetto. Tra l'altro originariamente già di su il Sorento anche il serbatoio del carburante è protetto con una piastra, tanta roba. A livello tecnico non abbiamo più niente da fare, ora abbiamo gli ultimi 2 ritocchini, c'è quella tenda blu veramente, più la vedo più mi sto. Ci vediamo domani. Buongiorno ragazzi! È mercoledì, credo, sì. Allora, siamo già col telo della tenda ragazzi, dobbiamo provare a risolvere sta cosa che blu è veramente bruttina. Allora, abbiamo trovato questa bellissima vernice, oh ragazzi ho scritto, della Makota, Color Paint, c'è scritto colora tutte le superfici, oh se le colora tutte va bene anche il PVC. Ragazzi, torniamo seri, non sarebbe la vernice ideale, ci sono delle vernici apposta per verniciare i teli in PVC, dei camion, queste cose qua, hanno dei costi spropositati, perché mi pare che costino 150 euro, sinceramente per fare una prova io non avevo voglia di spendere quei soldi lì. 6,50 euro è uno smalto acrilico, orribile proprio, va benissimo. Terrà, non terrà, boh, ce lo dirà il tempo, però sicuramente meglio che blu viene. L'ho preso nero opaco, d'accordo, in modo che bene o male dovrebbe essere simpatica, stempera un pochino perché la tendona è bella grande, sembra il motore del compressore, ti porti dietro il clima. Ora ci diamo semplicemente una sbombolettata, lo lasciamo fermo, acceso la stufa così siamo abbastanza tranquilli e vediamo com'è. Ragazzi, siamo quasi verso la fine, abbiamo gli ultimi 2 o 3 giorni, anche perché sistemo la tenda, dopodiché sbarchiamo il cassone per l'ultima volta e rifiliamo, lo immochettiamo, vediamo un attimino come fare tutte le varie cosine in modo che sia bello da vedere, belli pimpanti e arriviamo via bene. Dai, sbombolettiamo sta fare. Oh, sbombolettare abbiamo sbombolettato, chissà se tiene, acrylic paint, vernice a tutto, vediamo. Oh, 6,50 euro, la tenda nera, secondo me già si riesce a recuperare parecchio a livello, in questo caso è solo estetico e visivo. Bene, attendo, mi dice in 5 minuti secca, diamogli un quarto d'ora, va un po' di vantaggio. Quando è pronta io rimonto sul telo e sbarco il cassone, così lo mettiamo qua, che tutt'oggi e tutto domani lavoriamo sul cassone. Ragazzi, sono carico perché dai che il progetto è quasi finito e ho voglia anche di provarlo. Secondo me non è male, oh, poi ripeto, regge non lo so, bomboletta acrilico 6,50 euro, era una prova che si poteva fare. Da vedere se l'ha assorbito per bene sembra reggere. Effettivamente se ci guardate, oh, avevate ragione, io cerco sempre di guardare i commenti, quel blu era un cazzotto, sono d'accordo. Nero è accettabile, nero, rosso secondo me sarebbe stato un po', qualcuno l'ha detto fallo rosso, no, rosso mi sembra un pochino eccessivo, però nero se ci guardi, bellino, bello, oh ragazzi, 6,50 euro, vediamo cosa succede, vediamo cosa tiene, però mi piace di più, avevate ragione, bravi ragazzi. Adesso apriamo il culone a paguro, non si dice, vero? Perfetto, tiriamo giù tutto fisicamente, risbarchiamo il cassone che vediamo di andare a immocchettarlo e renderlo anche un pochino più carino, anche se la moquette non mi piace molto per un motivo, ve lo spiego. Se qua per caso ci scappa del bagnato, qui hai una roba smaltata, quindi bene o male non ha problemi. Se ci metti la moquette e fa il bagnato, quella si assorbe, non vorrei che facessi del paciulo, sono un po' indeciso su sta cosa qua. Potrei anche fare una roba, ci mettiamo lì a fare tutte le rifiniture belline, non lo so. Adesso sbarchiamo sto cassone, poi ci guardiamo. Cassone smontato, messo sui cavalletti bene, perché questi cavalletti hanno qualche problemino. Non lo so, adesso ragazzi sapete cosa faccio? Perché secondo me già con un po' di dettagli messi a posto, perché prima era proprio la smanazzata per dargli, diciamo, un po' di colore. Non lo so, domani ci ragioniamo. Intanto sono già contento della tenda nera che mi piace. Domani ci mettiamo qua e ragioniamo che fine gli facciamo fare a sto cassone. A domani che è giovedì. Buongiorno, è giovedì! Cassone pronto? Oh ragazzi, io più lo guardo, più si sta mocchetto qui sopra, se me. Non lo so. Sapete cosa facciamo adesso? Ci mettiamo qua, facciamo tutta una messa a posto, un abbellimento, sbarco le taniche, controllo, insomma faccio tutte le varie cose. Vediamo cosa salta fuori. Dai che ci abbiamo il cassone.
ragazzi, smanazza di qua, sbomboletta di là, street di là. Oh, il cassone è tutto nero e a me piace molto. Guardate, proprio bello con tutte le, di fatto le varie rifiniture. Adesso c'è ancora il frigo aperto perché ho dato anche tutte le pareti laterali, quindi non mi dispiace. Immocchettarlo, ragazzi, è un po' 2 giorni che ci penso, ma secondo me la cosa migliore è così, bello smaltato, che 2 secondi è anche un pochino impermeabile, ben protetto, soprattutto l'USB. Poi a tirarlo giù e mocchettarlo faremo sempre in tempo. Molto contento, oggi di fatto abbiamo finito il cassone, adesso dovrà asciugare per un giorno, domani lo rimbarchiamo e vediamo se abbiamo fatto pedire tutto. Avete visto l'accetta, ragazzi, dove ha trovato posto? Carina, bella, immovibile, 3 punti di fissaggio. Ho recuperato i fermoggetti dei miei cinturoni quando ero in servizio, spettacolo, quelli della Vega, costati niente, erano lì in giro. Bello, l'accetta al suo posto e mi piace molto, già trovato. Adesso devo trovare di fissare anche la pistola, che o la metto qui o qui, adesso vedo, sempre con uno di questi fermini. Bello, bel giovedì, mi piace il cassone, ci vediamo domani. Oh, buongiorno, è venerdì, dell'ultimo venerdì, direttamente in officina da Beppe, perché guarda che avevano le manine così. Cioè, ragazzi, un ringraziamento a Beppe e ai suoi ragazzi, cioè, spettacolare. Fra l'altro, se siete Bologna, San Pietro, venite almeno a prendere un caffè. Caffè offerto per tutti gli arcadiani. Gli arcadisti. Ha detto caffè, birra non c'è speranza. Com'è andato questo progetto? Vi siete divertiti? Sì, è stata una figata, se si può dire. Qualcuno, loro non sapevano cosa sarebbe venuto No. fuori. A freddo così, ma proprio pulito. Secondo voi poteva venire fuori da un Sorrento una roba così tamarra? No, non me l'aspettavo. Il risultato finale veramente... No, è tante robe, adesso te lo dico domani che l'andiamo a scassare. Ragazzi, grazie ancora. Gli point service, se siete in zona, venite a trovarli. Ciao! Ciao. Ragazzi, eccoci qua, dopo i ringraziamenti all'officina di Beppe per l'ultima volta di questo progetto alla lavagna. Velocissimi, ragazzi, dobbiamo inserire, chiaramente non ci sarà il buongiorno e lunedì con i conti, quindi lo inseriamo alla fine di questa puntata, e sono le piastre che avete visto in acciaio, che viene da piastraparamotore.it, si chiama proprio così. Fanno le piastre per un sacco di macchine e attenzione, anche per i camper. Lo fanno per i Ducato, lo fanno per tanti altri modelli e non è male. Avete visto che bella blindatura, con 350 euro noi abbiamo comprato tutti i pezzi che ci sono serviti da davanti fino praticamente al culone di Pagoro. Tanta roba, quindi mettiamo piastre protezione 350 euro, aggiungiamo 120 euro più o meno, che sono il cambio degli oli, cioè quello che abbiamo speso da Beppe finché avevamo la macchina sul ponte per fare il cambio degli oli, del cambio dei differenziali, vi discorrendo. Facciamo un conto pari che è meglio, voilà. Facciamo olio cambio, così ci ricordiamo cosa abbiamo fatto, e sono circa 150 euro, abbondo un pelino così sono tranquillo. Il totale viene fuori, come immaginate, 500 euro. Mi porta, ragazzi, il totale a 9.426 euro. Bel progettino, ragazzi. Aggiorniamo e lo mettiamo qui per l'ultima volta. 9.436 euro. Ragazzi, Paguro è creato. Ora ricarichiamo il cassone, chiudiamo la macchina e facciamo le ultime considerazioni. Fatto, ragazzi, tutto ricaricato, cassone a posto, fra l'altro con tutte le rifiniture. A me non dispiace, se dobbiamo immocchettarlo avremo comunque tutto il tempo. Ragazzi, Paguro, pronto all'avventura. Non vi faccio un video tour, anche perché l'avete vista tutta in costruzione, però voglio farvela vedere in azione. Già, ragazzi, questo fine settimana, cioè domani, sono su in Trentino con Raffo e andiamo a vedere un po' i limiti, come va, come non va, cosa abbiamo sbagliato, perché sicuramente qualcosina sarà da correggere e sbagliare. E l'idea era farvela vedere bene il più possibile in un bel video tour che magari ce lo facciamo insieme. Ragazzi, al prossimo progetto!